Ciao a tutti e bentornati sul canale Learn Italian with Sara, il canale dove è possibile imparare la lingua italiana in maniera semplice e divertente. Oggi sono qui con la mia migliore amica. Ciao a tutti! E siamo qui per una conversazione base in italiano. Farò alla mia amica alcune domande che è possibile fare in un primo incontro per conoscere meglio una persona. Quindi iniziamo e ciao! Ciao! Come ti chiami? Mi chiamo Flora. Piacere. Io sono Sara. Piacere. Quanti anni hai? Io ho 28 anni. Ok, io ho 30 anni, quindi Flora è più piccola di me di 2 anni. Ok, quindi è più piccola di un anno di me, che ormai Dove vivi? Io vivo a Firenze, Come me. Hai fratelli o sorelle? Io ho un fratello, si chiama Alessandro e ha 30 anni come Sara. Ok, io invece sono figlia unica, vuol dire che non ho né fratelli né sorelle. Dove vieni? Ok. Hai animali domestici o hai avuto animali domestici nella tua vita? Ho avuto solo un coniglio nella mia vita, ma mi piacciono moltissimo i cani e spero di averne uno in futuro. Ok, anche a me piacciono tantissimo i cani, ma non ne ho mai avuto uno perché non ho il giardino. Okay. Cosa fai nella vita? Io sono farmacista, ho studiato farmacia all'università e mi sono laureata un anno fa. Ok, quindi hai iniziato a esercitare la professione da poco, Da pochissimo, esercito la professione di farmacista dallo scorso luglio. Ok, e ti piace il tuo lavoro? Mi piace moltissimo, mi trovo molto bene con i miei colleghi di lavoro e questo è molto Fondamentale, direi. E mi piace molto stare a contatto con il pubblico, questa è la cosa che mi dà più soddisfazione nel mio lavoro. Anche se immagino che non sia sempre facile. Ci sono momenti molto difficili, non è facile a volte avere a che fare Con le tante persone, certo. E invece nel tempo libero cosa ti piace fare? Quali sono i tuoi hobby, i tuoi interessi? Io adoro ballare, e lo sai bene. Una passione che ci lega, anche a me piace tantissimo ballare. Io ho fatto danza per molti anni, poi ho dovuto smettere perché ho cominciato a lavorare, però mi piace moltissimo ballare nel mio tempo libero, accendere la musica e lasciarmi andare. Quindi anche a casa? Sì, certo. Bellissimo. In qualsiasi momento libero. Bello. E quindi questa è la tua passione? Quella più grande. Ok. Insieme a questa effettivamente mi piace anche tantissimo viaggiare. Ecco, altra passione che ci lega. E a proposito di viaggi, qual è stato il viaggio in assoluto più bello della tua vita? Il viaggio più bello l'ho fatto un anno fa, la scorsa estate, con il mio fidanzato. Siamo andati 2 settimane in Malesia. Che bello! Cosa ti ha colpito di più di questo viaggio? Sono paesaggi
che non si immaginerebbe mai, Completamente diversi dai completamente diversi dai nostri, paesaggi, natura e cultura spettacolare. Bello. Spettacolare. Immagino che tu abbia utilizzato l'inglese per comunicare. Assolutamente sì. Ok. Indispensabile per comunicare là. Per fortuna in Malesia molte persone conoscono l'inglese e quindi è stato più facile avere rapporti Certo. e conoscere le persone. Quindi appunto la lingua come strumento per riuscire a comunicare con le persone, per conoscere nuove culture, entrare veramente in contatto con le tradizioni di un luogo. Invece parlando un po' del futuro, dove ti piacerebbe andare, anche se adesso purtroppo non possiamo andare da nessuna parte, ma il tuo prossimo viaggio? Il mio progetto è quello di finire il sud-est asiatico. Wow, bellissimo. Quindi di andare alla scoperta di Thailandia, Cambogia, Laos e di tutto il sud-est asiatico. Perfetto, bellissimo, di completare. Ok. Invece parlando del tuo carattere, ci sapresti dire un tuo pregio? Allora, io sono una persona molto solare. Concordo. Ok, quindi la solarità. Sì, sicuramente, Ok, da quindi sempre. trasmettere positività alle persone. Ok. E invece un tuo difetto? Sono una persona troppo razionale. Ok. Penso Sì. troppo. Ok. Penso troppo. Quindi appunto essere una persona razionale cosa vuol dire? Vuol dire utilizzare troppo la testa, stare a pensare troppo alle cose, non andare molto d'istinto, quindi il contrario a una persona istintiva, che si lascia come me, si lascia più guidare forse dalle emozioni e non segue molto la testa, insomma. Ok, e ultima domanda. Se tu potessi scegliere un superpotere, quale sceglieresti? Uno solo. Domanda difficilissima. Uno solo è poco. Se devo sceglierne uno, penso che il mio superpotere vorrei che fosse Oh! se devo sceglierne uno, sicuramente volare. Ecco, ovviamente anch'io, esatto. Sì, anche io sceglierei assolutamente volare perché ti dà un senso di libertà, come nessun altro superpotere. Tu hai volato, no? Sì, ho fatto paracadutismo 2 anni fa ed è proprio vero, cioè abbiamo quella sensazione proprio di libertà estrema, quindi Mi ci devi portare. ci porterò. Quindi direi che con questa ultima domanda abbiamo concluso la nostra conversazione base. Spero che queste domande possano essere utili anche per voi. Quindi grazie Flora. Grazie Sara, grazie a tutti. E se il video vi è piaciuto mettete un like sotto e spero di rivedervi nel mio prossimo video. A presto! Ciao! Dai, veramente. Basta.